utilizza la curva per fare soldi. Ti ho regalato un anello. C'era un anello con un taglierino. Pam! Perché cosa c'entrano i me con il mondo ultra? Pranzate? Ti prendi 60, 70, 80 mila euro? Devono stare attenti tutti perché non sono mia moglie. La vita è fatta di scelte, alcune difficili, altre inevitabili. Io ho scelto di dire sempre la verità. Hai sfregiato? Siamo una bella coppia? Guardabile. Allora quanti anni mi dai? 45? Hanno 35. Ti porti veramente male. Signor Corona, è pronto per la seduta? La verità? Vuoi eliminare tutti i peli superflui? Vieni qui dai Big Boy. Fai come me, che non ho peli sulla lingua e neanche da nessun'altra parte. Vi avevo promesso una puntata sulla curva sud. Per par condicio, dopo la curva nord, dovevamo fare lo speciale della curva sud. E allora, quale momento migliore ora che è partito veramente il processo doppia curva e sono uscite tutte le intercettazioni che, come al solito, mi riguardano perché parlano di me in una telefonata tra Luca Luci e Fedez. Ma prima di entrare nella vicenda curva sud, non posso fare un breve passaggio su Sanremo, l'evento più importante e più immediato d'Italia, che vedeva come protagonisti, li vedremo poi successivamente, due personaggi, due cantanti, il rapper Emischilla e Federico Lucia in arte Fedez. Emischilla, indagato anche lui per l'inchiesta doppia curva, appena gli notificano l'atto di indagine, manda un comunicato e dice che non partecipa più a Sanremo, di sua spontanea volontà. Federico Lucia, invece, non è indagato per doppia curva, è indagato per l'indagine del pestaggio di ovino, ma in conferenza stampa Carlo Conti, attaccato da alcuni giornalisti di Repubblica, si difende dicendo che non è indagato. Carletto, questa è una bugia. Federico è indagato. Anche se c'è la richiesta di archivazione che è arrivata qualche giorno dopo la tua bugia, Federico è indagato. Punto. Perché ho dovuto raccontarvi di Sanremo? Vi ho dovuto raccontare di Sanremo perché devo unire questi due personaggi, Fedez ed Emischilla, che sono entrambi nell'inchiesta doppia curva, legati però da due fili diversi, completamente diversi, che vi racconteremo tra poco, dove il perno centrale è lui, Luca Luci. Ma chi è davvero Luca Luci? Imprenditore, narcotrafficante, picchiatore, capo della curva? Tutti quanti? Vi hanno fatto vedere quella foto e quella foto dove lui stringe la mano a Salvini è stampata nella memoria di tutti, ma nessuno vi ha raccontato come ha fatto Luca Luci a diventare quello che è ora prima di essere arrestato. Ve lo spieghiamo noi, qui, in esclusiva, a Falsissimo. Luca Luci incomincia diventando un tifoso che va in curva nella Fossa dei Leoni. La Fossa dei Leoni è il gruppo storico del Milan. Alla stazione Termini, nel 2004, durante una trasferta, Luca Luci lancia un fumogeno e viene daspato per 3 anni da tutti gli stadi e non potrà partecipare alle partite. Che cosa succede all'interno della curva sud però? Che la Fossa dei Leoni, il gruppo storico, si scioglie e nascono 2 gruppi, i Leoni della Sud e i Guerrieri Ultras. A capo dei Guerrieri Ultras c'è una persona importante, segnatevi questo nome, Giancarlo Lombardi, detto Sandokan. Lombardi, capo dei Guerrieri Ultras, è uno a cui il calcio non interessa, il tifo non interessa, non è un ultras, è uno a cui interessa soltanto il business, utilizza la curva per fare soldi. Però all'interno della Sud, come abbiamo detto già all'interno della Nord, ci sono dei veri ultras, dei gruppi che credono e che tifano. All'interno della curva Sud c'erano i Commandos Tigre. I Commandos Tigre, gruppo importante per quanto riguarda il tifo milanista, era contrario al modus operandi di Sandokan e incominciano scontri fino a quando il 25 gennaio 2007 si gioca Milan-Roma a San Siro. Quel giorno avviene un fatto incredibile. Ci sono delle immagini, attenzione a guardarle, perché sono impressionanti. Walter Settembrini, esponente importante dei Commandos Tigre della curva Sud Milano, è al baracchino, sta mangiando un panino. Da lontano vediamo correre un uomo. Corre, la corsa si fa sempre più veloce. Arriva e spam!
dà una testata terrificante a Walter Settembrini, che crolla. Non finisce qui. Arrivano altri uomini, li vedete dalle immagini, e tutti quanti si buttano contro Walter Settembrini, calci, pugni, calci, pugni. Walter Settembrini finirà all'ospedale in codice rosso. Che cosa succede dopo questa rissa? Ci sono grandissime tensioni tra i gruppi ultras all'interno della Sud Milano, ma chi ha il potere, che ha sete di potere e di denaro, è sempre lui, Sandokan. Incomincia a fare pressioni ed estorsioni alla società per i biglietti. Chiede, fino a quando la società denuncia e Lombardi viene condannato per estorsione. Lombardi prende 3 anni e 8 mesi. Fatto importante per la storia che vi stiamo raccontando. Ci vuole un secondo capo. Ci vuole un capo che sia prestigioso, di carattere e che possa prendere le redini di una curva che è la curva Sud Milano. Il capo storico d'immagine, un signore per bene, oggi anziano, il barone, ormai da più di 50 anni in curva, sceglie l'erede. Sapete chi sceglie come erede il barone? Luca Lucci. Come si arriva a questo comando di Luca Lucci? Ma Perché? te lo dico io, guarda, te lo dico chiaro e tondo. Io, Luca Lucci, ero un giovane, perché era giovane, lui aveva 20 anni, suo fratello, gli amici, lui andava in Fossa dei Leoni. Io ero in brigata allora quel periodo lì. Poi in Fossa dei Leoni ho avuto dei problemi, mi sono tolto. E lui è un ragazzo in gara, tifoso perché tifava il Milan, sempre Milan. Sai, io l'ho conosciuto come ultras. Poi c'era da fare una scelta, ho scelto lui, io ho detto per me Luca è un ragazzo che va bene per fare responsabile della scuola. Per me lui come ultras, per me è imbattibile, io li ho conosciuti nella mia vita, con me non ha mai sbagliato. Poi sai, gli anni passano, ognuno fa la propria scelta della vita e poi vedremo adesso come andrà a finire. Il barone ci racconta lo spaccato di Luca Lucci, ci dice che non ha mai sbagliato con lui, che con lui si è sempre comportato bene. Il barone è una persona per bene, un vero ultras. Oggi vive di pensione, non ha soldi. La sua fede è il Milan, ma Luca Lucci nella sua ascesa ha sbagliato più volte. Ma la volta in cui ha sbagliato di più è il 15 febbraio 2009. Stadio San Siro si gioca il derby, partita più importante dell'anno. A un certo punto dei tifosi, dal primo anello blu, che è esattamente sotto la curva sud del Milan, tirano uno striscione. Non l'avessero mai fatto. La furia di Lucci e dei suoi uomini si scatena in una maniera incredibile. Scendono, arrivano al primo anello, gli steward non ci sono. Arrivano, aggrediscono le persone che pensano che hanno tirato giù lo striscione. Tra questi c'è tale Virginio Motta, insieme alla figlia piccola di 7 anni. Le immagini che vi mostriamo vedono Luca Lucci sferrare un pugno fortissimo a Virginio Motta, che successivamente perderà l'occhio e dopo questa gravissima perdita entrerà in una crisi depressiva che la porterà al suicidio. Avviene il processo, perché tutto questo, come vi abbiamo fatto vedere, è ripreso dalle telecamere. Luca Lucci viene condannato. Oltre ad essere condannato, viene condannato a pagare le spese dei danni subiti da Virginio Motta. Ma Luca Lucci è nulla tenente. Le spese non le paga, ma c'è di più. La moglie di Luca Lucci, quella che oggi è protagonista di tutta l'inchiesta, perché è l'unica rimasta fuori, perché è il mezzo tramite cui Luca gestiva le società, quella che vediamo scappare dalle interviste, non parlare. Quel giorno lì sapete che cosa ha fatto? In aula urla: i 140.000 euro te li devi mangiare tutti in medicine, infame! E urlava a Virgilio Motta, aggredito con un pugno terrificante che gli ha fatto perdere un occhio e che poi l'ha portato a suicidarsi. E quando io mi sento dire da Fedez o da altre persone la parola infame descrive un atteggiamento e una consapevolezza criminale. Quindi se lo dici, devi esserlo veramente un criminale. Ma attenzione, ora noi parliamo con l'avvocato che l'ha difeso, in quel primo grado. Sentite cosa ci dice. Si vede proprio che c'è Luca Lucci che tira il pugno e lì... Sì, no, su quello non ci sono dubbi. Ma loro, per curiosità, come si difendevano? Cioè, la difesa qual era della difesa? Cioè, l'ho picchiato perché... Cioè... A memoria non me lo ricordo più, ma la difesa è sempre stata che non era vero. Ma c'è un video che lui tirava un pugno devastante, come potrebbe non essere vero? La nostra tesi era che il pugno c'era un anello con un taglierino,
Tant'è vero che il povero signor Virgilio Motta gli avevano tagliati in due il cristallino, un taglionetto, e la loro tesi era no, era soltanto un pugno. L'ascesa criminale di Luca Lucci, fermata per un po' di tempo dopo la condanna per questo processo, riprende. Più forte, più veloce di prima, più violenta. Qual è l'obiettivo di Luca Lucci? Deve eliminare tutti gli altri gruppi. Noi siamo la curva sud! Noi siamo la curva sud! Ne deve rimanere soltanto uno, il suo, in modo da avere il controllo totale della curva. A Genova, durante una partita in trasferta, avviene l'aggressione a Pino Russo, esponente dei Commandos. Viene nello stesso modus operandi, quello che era già successo allo stadio, quello che poi vedremo più in avanti, tantissime persone contro uno lo aggrediscono e lo massacrano di botte, ma la roba clamorosa, poi la ritroveremo qua ai giorni nostri, è che Pino Russo all'ospedale, conciato in una maniera incredibile, sapete cosa ha detto? Sono caduto dalle scale. Per sbaglio sono inciampato. Qualche settimana, mese dopo, allo stadio, nella parte blu, storica, riservata al gruppo dei Commandos, non c'è più lo striscione. L'anello, che conta 5.000 persone, è vuoto. Ora, è un'inchiesta giornalistica, non è la solita puntata di gossip, e io mi azzardo a dire delle cose un po' pericolose, che so, perché sono sempre all'interno di queste situazioni, perché ci ho vissuto, le ho vissute. Succede che la Digos, all'interno delle curve, all'interno della questura di Milano, ha un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda il tifo. E quando succede qualcosa che riguarda lo stadio è responsabile. Se la Digos sa che vengono tolti degli striscioni senza motivo, vuol dire che qualcuno, dopo che loro gli hanno dato il permesso, gliel'ha impedito. Vuol dire che deve essere successo qualcosa, vuol dire che deve essere successo un reato. Ma in quel caso, la Digos, guardami, questura di Milano, la Digos, muta. Secondo voi perché la Digos non interviene quando i Commandos spariscono? Perché Luca Lucci viene avvantaggiato in tantissime cose, non solo dalla Digos? Luca Lucci viene condannato però per il reato che poi lo porterà a fare veramente il criminale. Qui, in questo periodo, per spaccio di stupefacenti. E sta via 1 anno e 6 mesi. A questo punto, 3 personaggi, l'avvocato Vergaroffoni, un certo Enzo Anghinelli e Mimmo Bottari, di famiglia di estrazione ndranghetista, chiedono la possibilità di mettere allo stadio uno striscione che si chiama Black Devil. Ora, io non voglio essere sempre protagonista di tutte le vicende, però purtroppo è la verità. Enzo Anghinelli è mio amico da quando abbiamo 5 anni. Era il boss della zona dove vivevo, anche se ero uno del circolino. Era uno che nasceva criminale, eravamo fratelli. Enzo Anghinelli avrà un ruolo in questa storia fondamentale. Ma che cosa succede? Sandokan, il barone, dicono sì, ok, a noi va bene, ci teniamo la curva, potete mettere il vostro striscione. L'avvocato Vergaroffoni è un personaggio molto particolare. È un avvocato che è un avvocato, che ha tantissimi vizi, che ha un certo tipo di vita, che è molto ricco, che vive della ricchezza della sua famiglia, ma è malato, ossessionato dal calcio e dal tifo. Tant'è vero perché cosa lo porta a lui a creare un gruppo ultras e avere a che fare con delle persone del genere? Perché se lo vedete, è un ragazzo di 50 anni, 45 anni, tutto sfatto, molle, non sarebbe capace neanche di tirare un pugno. Va a Bologna e torna Luca Lucci, che gli dice: avvocato, gli striscioni non li mettete perché sono tornato io. Pam, pam, pam. Botte da orbi. Anche a Vergaroffoni. Sempre botte, sempre aggressione, sempre tantissime persone. Ma, attenzione, qui c'è un ma. C'è Enzo Anghinelli. Enzo Anghinelli non è uno qualsiasi. È uno che anni prima, quando era un criminale di spessore, in una rivalità tra droga, gli hanno sparato 7 colpi di pistola nel petto. È caduto per terra, strisciando. È arrivato al citofono di sua moglie, tutto insanguinato con 7 colpi nel petto, citofona: amore, non sto tanto bene, mi porti all'ospedale, e non muore. Enzo Anghinelli è un sopravvissuto,
Enzo Anghinelli è un immortale. Va da Luca Lucci e gli chiede spiegazione. Sentite cosa ci dice l'avvocato. A te quando ti picchiano? Il 18 dicembre del 2018. Allora a quel punto non andiamo più allo stadio e Anghinelli affronta Lucci. Gli dice: tu non ti devi permettere perché sei nato a Bologna a picchiare l'avvocato. Poi a quel punto scendono 10 persone che come le iene danno manforte a Lucci e lo picchiano. Il gruppo dei tre devono risolvere la questione. E a chi si rivolgono per parlare con Luca Lucci e intavolare una discussione? A un personaggio che si chiama Nazareno. Mi fermo qui. Non solo a Nazareno, a un altro personaggio. Non voglio fare il nome perché è legato anche a una mia inchiesta. È un ex calciatore che ha una famiglia molto importante, un nonno molto importante, 'ndranghetista. E quindi lo chiamano. Sentite cosa ci dice in riferimento a questa trattativa sempre l'avvocato Verga. Io avevo già sentito Caraiola dopo il mio pestaggio. Caraiola aveva detto sì, sistemo io le cose. E poi, come c'è scritto nelle carte, ci doveva essere un pacifico incontro chiarificatore tramite Beppe Sculli. Ma cosa c'entrava Beppe Sculli con Lucci? Lui è parente in qualche modo, poi sai che in Calabria sono tutti parenti. Poi nell'attesa di organizzare un incontro chiarificatore con Enzo c'è il tentato omicidio. Anghinelli, ve l'ho raccontato prima, non è un personaggio normale e quindi insiste 1, 2, 3 volte, ma soprattutto, secondo me, succede una cosa molto simile a quella che è successa oggi, in questo periodo, intendo oggi, nel caso Beretta Bellocco. Luca Lucci, col suo gruppo, la sua squadra, sente una pressione diversa rispetto a quelle di prima. Non picchia dei semplici ultras, non ha a che fare con dei semplici ultras, ha a che fare con un narcotrafficante pluripregiudicato, Enzo Anghinelli, e uno legato all''ndrangheta, Mimmo Vottari. E Enzo Anghinelli è insistente, è forte, e pare che ci siano delle altre questioni oltre la curva, anche questioni legate a debiti. Allora una mattina, presto, Anghinelli in macchina, in via Cadore. A un certo punto uno scooter con in sella 2 persone lo raggiunge, gli bussa al finestrino, lui si gira, vede una pistola puntata in faccia, pam 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 pam, 5 colpi. Uno gli perfora lo zigomo e uno gli entra nella testa. Ma lui è Enzo Anghinelli, lui è l'immortale. Lui è scampato a 7 colpi nel petto. Enzo Anghinelli non muore. Lo vediamo oggi con una cicatrice alla testa che gli parte da qua a qua. E pare, non pare, ve lo dico io, che ci ha avuto a che fare in questo periodo, che non è molto normale. Nell'indagine che poi ha portato agli arresti ultimamente, Luca Lucci, già in carcere, viene raggiunto da un'altra indagine. Un'indagine per tentato omicidio. È il mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, commesso da Daniele Cataldo, suo braccio destro. Su queste cose così delicate, così forti, dove io, che non ho la scorta come Saviano, mi sbilancio, il barone non si vuole sbilanciare e fa bene. Perché c'ha famiglia, perché c'ha un'età. Anghinelli lo conoscevi te, sì. Sì, lo conosco. Veniva dei tempi, no? Veniva dei tempi. Ma te ci credi a sta storia che adesso hanno arrestato Di Cataldo, abbiamo l'ordinanza dove proprio si dice, c'è intercettazione che Lucci l'abbia mandato a ammazzarlo? Ma io ci credo. Io fino a che non vedo nero su bianco. Il tentato omicidio di Anghinelli è nel 2019. La cosa strana del tentato omicidio di Anghinelli è che la procura che aveva in mano quelle carte non riesce a trovare un colpevole. Questa cosa, Gratteri, sapete Gratteri è mio amico dell'avvocato Chiesa, la rivendica oggi con i nuovi arresti, perché lui aveva mandato delle carte a Milano, ma il PM di allora, che non era quello di adesso, che non è Storari, non l'aveva ascoltato. Quell'omicidio, fino a 6 mesi fa, era irrisolto. Sono passati 6 anni. Nessuno aveva trovato che era stato a sparare a Enzo Anghinelli in un posto come Milano governato da milioni di telecamere.
Fatemi una domanda. Fate un passo indietro rispetto a quello che vi ho detto prima della Digos, perché questo è un grande punto di domanda. E in questi 6 anni il nostro amico Luca Lucci non è che poi è stato a casa, è diventato potentissimo. Dove? Allo stadio, che lo comandava. È stato il primo a costituire un gruppo, Curva Sud Milano, sotto un unico capo, lui, Luca Lucci. Non solo, continuava con il narcotraffico, tant'è vero che prende una condanna di 6 anni e 4 mesi. Attenzione, non è che prende una condanna di 6 anni e 4 mesi. Ascoltate questa parola. Patteggia una condanna a 6 anni e 4 mesi. Il patteggiamento prevede uno sconto quasi del 50% di pena. Per avere un patteggiamento, i giudici te lo devono dare. Glielo danno. E per un reato enorme, dove si prendono pene fino a 20 anni, prende 6 anni e 4 mesi. Ma la cosa più assurda, dopo i 2 dati che vi ho dato, Digos, striscioni, nessun colpevole per il tentato omicidio di Anghinelli, 6 anni e 4 mesi, arresti domiciliari. Ma com'è possibile che Luca Lucci ha gli arresti domiciliari e può lavorare? Può lavorare? Dopo quello che ha fatto? C'è qualcosa che non mi torna. Attenzione, tra le varie attività che apre, ne apre una importante per determinare il suo potere sul territorio. Apre una serie di barberie. Tutti si fanno la barba, quella roba lì, hipster, quindi diventano un elemento di business. E quindi lui decide di aprire una barberia, anche se pelato. Luca Lucci investe i soldi in Italian Inc. Brand, imprenditore. Brand che poi sviluppa vari franchising. Apre uno di questi franchising insieme a Emiliano Giambelli. Scusate, Emi Schilla. Emiliano Giambelli lo apre in società con Fabiano Capuzzo, altro leader storico della Curva Sud, oggi in galera per l'inchiesta doppia curva, amico di Luca Lucci. Sono Emi Schilla, come credo voi sappiate, siamo da Italian Inc. Monza, il mio nuovo shop aperto, Barberezza Tu. Guarda come Fabiano, il mio socio titolare, Vedere la faccia dello scroccone, mangiare. Luca Lucci, forte del suo potere su Milano, narcotraffico, curva e altri business, decide di entrare nel mondo della comunicazione e dello spettacolo. Lo fa insieme a un cantante rap, il rapper più famoso del momento. Tutti lo sanno che i rapper guadagnano un sacco di soldi. Tantissimi soldi dai dischi, tantissimi soldi dai diritti, tantissimi soldi dai concerti, tantissimi soldi dai tour. E allora sceglie Emi Schilla, che ha una storia sua che proviene da quartieri a cui l'immagine di duro, di periferia, serve anche per la musica. La squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Seguitemi bene in questo ragionamento molto difficile, molto complesso, dove io, Fabrizio Corona, mi prendo tutte le responsabilità, sia da un punto di vista di comunicazione di immagine, sia da un punto di vista di vita privata. Perché non è che sto parlando di Topolino, Minnie e Pippo. Non c'è Pippo qui. Non siamo nella Walt Disney. Qua stiamo parlando di vita vera. Ma Emiliano, detto Emi Schilla, quando mette i soldi nella società, suoi, presi dal conticino corrente, quindi della musica, sa da dove arrivano i soldi, e fa società con Fabiano Capuzzo, braccio destro di Luca Lucci, da dove li prende i soldi che mette nelle società, nel brand? Qual è la provenienza di questi soldi? Nel momento che tu fai affari, investi e fai società con persone pregiudicate, che hanno rapporti criminali, che gestiscono soldi criminali di provenienza non lecita, tu commetti una serie di reati. Per questo è stato indagato ed è stato fortunato che non è stato arrestato. Ma ve lo dico io qui, Emi Schilla prenderà una grande condanna. 12 quinques, quello che hanno dato a me al tempo dei soldi del conto soffitto. Dicevano che i miei soldi che hanno trovato li riciclavo dall''ndrangheta. Io li ho guadagnati. Non so se Luca Lucci li ha guadagnati. Emi Schilla, facendo società con Luca Lucci, è accusato di questi reati
difficili da contestare. Luca, ti ho fatto un regalo, ti ho regalato un anello, non quell'anello col coltello dentro con cui ha tolto l'occhio a Virginio Motta. Un anello. In un'intercettazione con la moglie di Cataldo, Luca Lucci si vanta di questo anello. Cataldo, quello lì. Che anello è? Emiliano, rapper. È vero, eh? Tutto diamanti e oro bianco. Se ti dico quanto l'ha pagato, Un botto. non puoi immaginare. Bello, dai, cazzo. C'è il bandito sopra? Sì, c'è il bandito. Ne ha fatto fare uno per me e uno per lui. Bellissimo. Ma la roba divertente è che sembra che si parli di un anello di 100.000 euro. Un valore enorme. Ma quell'anello lì, sentite cosa ci dice il gioielliere, quello che fa gli anelli ai rapper. Che Meschilla regala un anello da 100.000 euro a Luca Lucci comprato da te. No, ma che 100.000, una roba da 3.000 pagato con fattura. L'anello era uguale, è un simbolo. È un simbolo di appartenenza a un gruppo associativo. L'associazione non è soltanto quella mafiosa, l'associazione è a delinquere. Ora, non è come i rapperini, gli altri, che decidono di avere uno status facendo l'amico di perché si sentono protetti, allora ci sta nel personaggio, nelle discoteche, se uno mi picchia io posso fare il balordo, posso scrivere i testi, sono tutto io, cazzo, tatuaggi, rapper, picchio, faccio arti marziali, c'ho i muscoli, no, nel momento in cui tu fai business, nel momento in cui fai soldi, nel momento in cui ti leghi, tu sei un associato. Luca Lucci è un imprenditore, è intelligente, capisce che c'è un buco fondamentale e c'è un business importante nel mondo della musica. Tutti gli artisti, tutti i cantanti, Lazza, Meschilla, Fedez, Sfera, tutti sono amici di Luca perché chiedono protezione, perché chiedono status. Sapete quanto chiede un rapper per fare un concerto? Dai 50 ai 100.000 euro. Allora, se io ti faccio dei favori e tu vieni a lavorare con me e io ti vendo, e anziché darti i soldi che prendi te ne do la metà e poi ti vendo al tuo prezzo, non ho bisogno di vendere 3-4 pacchi dove rischio 20 anni, guadagno i miei 60.000 euro in un modo onesto. E allora decido di aprire una società di eventi di musica. La società Y-Event è intestata alla compagna di Luca Lucci, per una parte. Ve la ricordate la compagna? Ve l'abbiamo detto prima. L'altra parte è intestata alla moglie di Norrito. Chi è Norrito? Arrestato per l'inchiesta Curva Nord legato a Beretta, non c'entrano. Ma Norrito è la guardia del corpo di Clemente Zard, capo di Vivo Concerti, la compagna di Luca Lucci. Curva Sud, la compagna di Norrito, Curva Nord, i rapporti con gli artisti, il capo di Vivo Concerti, società, 100.000 data, regioni dove possono lavorare, dove lavoravano prima a Calabria, artisti. Qui entra Fedez. Fedez è il gancio per Luca Lucci per entrare a fare business con le date. Gestiscono l'artista del momento per poi prendere altri artisti come Emis, suo amico, come Lazza, suo amico, socio in Bohem, e venderli a parte dai contratti di Vivo Concerti, che in teoria non potrebbero, e lo fanno per rapporti di amicizia, sudditanza o pressioni psicologiche. Invece di questa roba di rapper... Ah, guarda, io ti dico una cosa, io ero contrario a questi rapper, ero contrarissimo, perché cosa c'entrano i rap con il mondo ultra? Non c'entrano niente, io te lo dico chiaro e tondo. Il business è alto. Sono andato a fare una serata alle Panteraie e i gestori mi hanno chiesto di mettere una buona parola per Fedez per una data. Fede, sono a fare una serata alle Panteraie, i ragazzi ci hanno 45.000 e tu ne hai chiesti 55, fai il bravo, dai, su. Sentite come risponde Fedez e soprattutto a chi vuole far chiudere la data. I contatti di questi che li metto in contatto con Alex, che noi non li conosciamo. Devo parlare con Alex Cologno. La prassi era diventata questa. Vuoi Fedez? Parla con il team di Lucci. Sentite cosa mi dice questo responsabile di date da 30 anni in Calabria. Noi abbiamo comprato solo una data di Federico che si era sentito male e poi non l'ha fatto. E da chi l'avete comprata la data? Da Vivo Concerti che ha detto di contrattualizzare con loro. Ecco, ma allora ti faccio una domanda tecnica. Nel momento in cui Fedez ha un contratto con Vivo Concerti, tu chiami i concerti come hai sempre fatto per fare questo lavoro e ti dice va bene, la data di Fedez la devi contrattualizzare con l'agenzia di Luca Lucci. Ma perché? È da vedere loro.
che da tanti anni ho fatto ridere. Ho capito, ma ti sembrava strano? Che cazzo c'entra Luca Lucci con Vivo Concerti? No, che volevo dire, capri che c'entra questo qua. E poi quindi avevate pagato la data a Luca Lucci, all'agenzia di Luca Lucci. Vediamo cosa è successo quel fatidico 22 aprile. Litighi in discoteca con tale Iovino, l'uomo del caffè, quello di Hilary. Vi picchiate, ci sono le immagini, le fotografie, tu al muro tutto altezzoso. Poi esce la notizia, si sparge la voce. Aggredito Cristiano Iovino sotto casa. C'è stata una spedizione punitiva nei suoi confronti. Si diceva, si ascoltava, si narrava che a questa spedizione punitiva avevi partecipato anche tu. Addirittura al Salone del Libro a Torino ti vengono a chiedere se c'eri, se sei stato tu. Non c'ero e quindi... E tu come al solito che... Questo lasciamo. Tu eri certo che nessuno ti avesse visto. Sì, hai saputo che c'erano le immagini delle telecamere, ma pioveva. E quindi con la pioggia, in quelle immagini tutte scure che abbiamo visto, che poi sono uscite e sono veicolate su tutti quanti i siti, i giornali, non ti si vedeva. Io non c'ero. Non li si vede dalle immagini che sono stato io. Come fai tu a collocarmi in un luogo ascoltando la testimonianza per un reato che non c'è? E gli stessi articoli dicono, lo confermano le telecamere, però se poi leggi l'articolo dicono, dalle telecamere non si capisce bene perché pioveva. Allora, ma cosa state parlando? Di niente, state parlando del nulla. Successivamente dall'inchiesta verrà dimostrato che Federico Lucia c'era. Ma qua oggi ho messo la polo con le maniche corte perché mi sento ultras, più aggressivo, coi tatuaggi, i muscoli. Arriviamo un attimo alla notte. Siamo a Falsissimo, ve l'ho detto. Qui diamo le esclusive. Tic, tic, tic. Che cos'è questo? Il rumore delle ore che passano dall'apertura di una nuova inchiesta. Non sono un infame, come hai detto tu nel video dello youtuberino. Faccio il mio lavoro. Alle 5 del mattino mi arriva un audio dove Federico Lucia, vi faccio vedere lo screen, lo manda e poi, come fa al solito, lo vedremo più avanti, li cancella le robe brutte. Ma gli audio li sta mandando a me, che nel momento che li ricevo li inoltro, li salvo. E allora attenzione, seguitemi. Quest'audio non ve lo faccio sentire. Me lo tengo per quando arriverà toc 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 la procura a bussarmi e a chiedermelo, perché ora vi dico che cosa c'è in quell'audio. Ore 5:26 del mattino. Uè, chiedi al tuo amico, l'uomo del caffè, se è ancora vivo. Ha 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 ha. Non avete capito? Dopo averlo picchiato, scusate, dopo averlo fatto picchiare, perché lui è bravo a tirare pugnettini, si vanta col capo dell'informazione, io, il pregiudicato, si vanta di quella cosa gravissima che ha fatto, si vanta. E oggi, alla luce di una richiesta di archiviazione da parte della procura, che cosa dirà la procura quando verrà a bussarmi a chiedere quest'audio in cui lui si vanta insieme a un gruppo di criminali? 2 di questi sono oggi in galera per l'inchiesta doppia curva di aver aggredito un uomo. È lo stesso reato di Emiliano, il suo amico. Ve lo ricordate a Sanremo? Meno male che è un amico. Con Bohem non è avvenuto il contratto, quindi si è salvato. Con l'Old Fashion non è avvenuto il contratto, quindi si è salvato. Ma qui l'aggressione con i criminali l'ha fatta. Sapete come si chiama questo? No, non è adrenalina pura. Reato associativo, concorso esterno, punto. Ma non abbiamo finito qui. Perché? Perché non siamo a Far West, il programma
dell'accigliato? Cos'è che è definito roba putrida? Faccio gossip? Non ha picchiato uno qualsiasi. Cristiano Iovino ha delle amicizie importanti. Che cosa fa Fedez? Scrive a Luci e poi si sente col papino, chiede aiuto. Mi spiace, bro. Bro, ma io sono sereno. Sono rodato per queste cose. So come va il calcio. Non ti rispondo che sono preso con i ragazzi, che è un momento delicato. Devo evitare casini inutili. Bravo. Te fai il bravo, che anche oggi ho dovuto sistemartela. Bravissimo. Domani mi dici. Un abbraccio, frate. Tutto ok, vai sereno. Ormai qualcosa con te chiamano me. Solo questa mi mancava. Fedez non si rende conto di quello che fa. In quei giorni ci sentiamo tantissimo, spessissimo. Io la conosco la legge, gli dico che sta correndo dei grossi pericoli, perché quello è un reato. Ma anche qui Fedez, esattamente come quello là, la Cerenza, non ha la percezione dell'illecito. Sentite che audio mi manda. Ma è ridicolo. Hanno aperto un fascicolo per lesioni quando non c'è un referto medico per far partire le lesioni d'ufficio, non c'è una denuncia e quindi non c'è il reato di lesioni. Sono matti. A questo punto io gli dico di fare attenzione. Sentite cosa mi risponde lui. Certo che non è un gioco, ma tutti devono stare attenti, frate. Non devo stare attento solo io, devono stare attenti tutti perché non sono mia moglie. 2 giorni dopo mi chiama un mio amico. Non vi faccio il nome perché è mio amico, uno dei pochissimi. È un uomo oscuro ed è con Iovino. E mi dice: bro, sto venendo da te, ti devo parlare. Io ero a casa con la fidanzata incinta, esco, mi trovo Iovino e questo mio amico. Iovino era tu me fatto, distrutto, gli occhi di fuori, devastato. Iovino non è basso, sfigato, Iovino è grosso, è muscoloso. E mi dicono: bro, tu sei amico di Fedez, dici dov'è, lo vogliamo andare a prendere. Vogliamo che finisca male. Punto, ci dobbiamo vendicare. E gli dico: raga, ma c'è di mezzo Luca Luci. E loro mi dicono: Luca Luci lo ha scaricato. E gli dico: datemi un attimo di tempo che provo a parlare con Federico. Chiamo Federico e gli racconto quello che mi hanno detto. Luca Luci la mattina mi contatta, mi scrive su WhatsApp: uè, sono Luca Luci. Comunque quello di ieri sera è un mio carissimo amico. E mi ha detto che probabilmente hai capito male. Quando puoi chiamami che ci vediamo, un abbraccio. A un certo punto mi arriva una chiamata di Federico. Non rispondo, lo richiamo. Chiamata 3. Io, Fedez e Luca Luci. Ma cos'è sta storia che ti hanno detto che lo abbiamo scaricato? Non l'abbiamo scaricato. Dopo questa chiamata 3, Fedez e Luci si sentono e c'è un'intercettazione. Sentite cosa dice Luci di me. Comunque Corona è il peggiore di tutti. Matto vero, mi sa. Ma va, furbo. Eppure nulla, Non capisce mai. Doppio gioco, domani ti racconto. Sì, immagino. Ma va, scandaloso. Ok che Corona è dalla tua, ma non coinvolgerlo nelle robe. Non lo sai che non si tiene una pisciata? Vuole fare i suoi scoop e le sue robe. Devi capire di chi ti puoi fidare e chi no. Comunque mo li sento io a questi. Tu non vedi nessuno. Se vogliamo vederci, ci stringiamo la mano e la chiudiamo qua. Te pensa a lavorare, stai sereno, fai il bravo. Me la vedo io. Ti vengo a trovare in sti giorni e ti porto un regalo. Abbiamo solo obblighi morali io e te, e basta. Ti porto un regalo, come Mischilla, sudditanza, regalo. Ma Luci gli risponde, perché ha i suoi obiettivi. Noi abbiamo solo obblighi morali. Fedez non era stato abbandonato da Luci. C'è Pasqua. Il gruppo di Iovino va a Ibiza. Fedez va dalle sue parti. A Ibiza c'è un summit con quella persona che è venuta a casa mia, un noto cantante, di cui non voglio fare il nome, molto amico di Cristiano Iovino, è stato anche a Sanremo, è un rivale di Fedez, per altri motivi non voglio fare il suo nome, insieme ad altre persone, e incominciano a contattare persone di uno spessore criminale altissimo, tra cui un mio carissimo amico, Kevin di Napoli, ora in carcere, legato alle indagini di Ostia della mala romana criminale di cui ha scritto la Fagnani. Iovino aveva chiamato i suoi amici, i tifosi della Lazio, e un noto criminale di origine albanese, che non vive in Italia ma che sta a Dubai, che avrebbe dovuto
vendicare Iovino. Questo gruppo criminale era forte quanto quello di Luca Lucci. Stava per scoppiare una guerra. Tant'è vero che questo noto cantante un giorno va da Lucci a parlargli perché aveva fatto picchiare da un suo bodyguard il suo amico Iovino. E Lucci gli dice: bello, hai capito male, vai fuori di qua prima che finisce male, perché io sto dalla parte di Fedez. Fedez commenta, quando sa che è intervenuto questo cantante famoso, e commenta così. Io non lo faccio il nome, lo fa lui. Tony, siccome deve fare il ragazzetto del ghetto, non può permettersi che in pubblico si sappia che un suo amico si è fatto male senza che lui poi l'abbia difeso. Il tema è l'atteggiamento che loro hanno, ma tanto li becchiamo prima che vengano al bar. Da quello che so io, loro giovedì sono a release party di Capo Plaza. Sentite come si atteggia, ormai è un criminale, è un bullo. Allora, c'è il party di Capo Plaza. Potrebbe essere quello il luogo dove avviene il regolamento di conti, ma c'è un problema. Gli ultras della Lazio sono amici della curva dell'Inter, che però ha un patto di non belligeranza col Milan. Luca Lucci era amico di Beretta, è tutto un giro. Quindi c'è un momento in cui le acque si placano, ma prima o poi la vendetta di Iovino doveva arrivare. Quindi la vendetta non la placa Luca Lucci grazie ai suoi rapporti e alla sua mediazione. Non è così. Chi ha evitato la guerra? Manica corta, io. Sempre io, sono stato io. Non è che questa cosa qua l'avevo pianificata o l'avevo fatta o l'ho fatta per spirito di solidarietà del mio amico Fedez. Io non mi faccio usare, io faccio business. A un certo punto questo mio amico qua mi dice che Iovino ha preso l'avvocato Daniele Barelli e che si trova al Four Seasons con Iovino. Mi scatta Lino Banfi. Ai tempi siete giovani, c'è la cancel culture, quella roba wok che mi fa schifo. Ai tempi era il moviolone, quello di Lino Banfi. Dice: ma io qua vedo una possibilità di business, di notizia, di essere il primo a guadagnare facendo informazione. L'unico in Italia. Sono l'unico in Italia a guadagnare facendo informazione. Io, l'unico. Guardate le bene. Vado al Four Seasons, in tutta, col cappellino. Prendo Iovino, prendo l'avvocato e dico: raga, basta guerre. Le guerre finiscono male, si va in galera. Parlo io con Fedez, tranzate, ti prendi 60, 70, 80 mila euro. I 60, 70, 80 mila euro belli non sono perché compra il silenzio. Sono i danni che avrebbe ricevuto facendo un'azione civile, perché era conciato male. E tutti voi, incapaci, che dite che non ha un referto medico, Iovino ha un referto medico, Iovino ha un referto medico, Iovino ha un referto medico. Quindi gli dico: non lo denunciare, hai un referto medico, vale, chiudiamo la trattativa, prendi dei soldi, fine, basta, guerre. No, bro, chiamo Fedez, io gli do €1 a quello lì, non me ne frega un cazzo, io qua, io là. Era la versione bullo, cattivo. Federico ha degli avvocati bravi e finalmente li convinco ad andare tutti a un appuntamento presso lo studio dell'avvocato di Fedez Minniti. Ovviamente non poteva mancare un fotografo. E come mai? Perché ci sono io. Pioveva. C'è l'avvocato Daniele Barelli con Iovino, c'è Fedez, io, il grande avvocato Chiesa, ci sediamo e vi racconto quello che è successo in quella sala. Cominciamo a ridere, a scherzare, ma pensate all'imbarazzo. Stava per arrivare piano Fedez, che aveva massacrato di botte Iovino. Ma Iovino non è uno sfigato. Pensate, uno che è stato massacrato di botte a tradimento 8 contro 1 in una sala con quello che è il capo della spedizione punitiva. Io avevo paura che intervenisse da un momento all'altro per ammazzarlo di botte. Arriva Fedez col cappellino, aveva un borsello. Cioè, ma tu puoi andare a fare una trattativa col borsello da maranza verde e il cappellino all'indietro, wow. Ma c'ero io, carismatico, bello, profumato, intelligente, smagliante, falsissimo con tutti. E ho placato le acque a mio interesse. Trattativa. Ti do 5.000 euro. Ma non 5.000 euro sono pochi. Sì, ma se mi dai più soldi, sembra che ti ho comprato.
dei soldi, più soldi, te li meriti perché ti ho fatto questo danno, ma dobbiamo trovare una risultanza. Cos'è? Non è il gesto nazista, non è il gesto nazista, non è che fate la stessa roba del cartonato, eh? E a scuola quando alzi la mano, non sono Musk, non sono Trump, alzo la mano, lì, come a scuola, dimmi, ho un'idea. Vai da Ruzza, compri un orologio, lo paghi con la carta di creditino, quella black, poi arriva Iovino e lo passa a ritirare. Fine. Poi se lo rivende perché un orologio è un bene. Ovviamente Ruzza ci ha fatto la cresta. Ovviamente nell'acquisto dell'orologio di Ruzza io ho preso la mia mediazione fatturata. Ho preso una mediazione anche sulla rivendita. Ma non mi sono fermato qua. Organizzo l'esclusiva giornalistica perché io devo avere qualcosa in cambio, la pace. Sentite cosa mi dice Federico, perché ha paurina. No, non sono col Palmer. Dopo capiamo bene cosa vuoi pubblicare dopo, quando ci becchiamo col tipo, perché non deve passare sta roba qua, capito? Perché è brutta per tutti, cioè va fatta in maniera intelligente. Decidiamo di fare una storia per i media per transare una pace. C'è da dire che Federico è simpatico. Quindi in tutto questo gli diviene un'idea tremenda. Bro, facciamo così. Andiamo in un bar, ci beviamo un caffè, perché tu sei l'uomo del caffè, quello di Hillary, facciamo un caffè e facciamo un sorriso. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo è sta roba? Ma ce la fai? Io organizzo una produzione, vengono da Roma. Vendo questo filmato, questo incontro della pace a tanti soldi. Succede però che quel mio amico, di cui non vi ho fatto il nome, non era stato avvertito da Iovino. E questa trattativa è avvenuta grazie a lui. Quindi torna dalle vacanze e dice, no, tu lì non ci vai più. Io arrivo in ritardo come sono in ritardo, Fedez è nervoso perché non c'è nessuno, vede tutte queste telecamere, c'era una produzione enorme, io arrivo, nel momento in che arrivo ricevo una chiamata col nome, lui lo conosce chi è questo qua, si spaventa, Fedez ha ragione, scappa. L'incontro non si fa più. E Iovino ha preso i suoi soldi. Io ho preso i miei soldi, più soldi di tutti, sempre. L'avvocato, Iovino, e il che preso no, siamo a Milan, e il che no sul diner. No. Alla fine loro poi ti hanno pagato? No, e questo è bello. Cioè il bonifico dei 5.000 euro non l'aveva fatto te, l'aveva fatto lui? No, io non ho avuto nulla, zero da questa cosa qui. Quindi non l'hai messo la parcella? No, esatto. E sono rimasto in mezzo ed è una cosa che ti giuro mi urta troppo i nervi. Cioè lavorare e essere sulle cronache e non pigliare neanche un soldo è una roba assurda, secondo me, assurda. Cioè è una vergogna, c'è sta roba qui. Dovrebbero solo vergognarsi. Questa è tutta la verità su chi è Luca Lucci, sui rapporti con Emischilla, sui rapporti con Fedez. Entrambi devono ringraziare, come ho sempre detto, l'arresto di Luca Lucci, che oggi è in carcere accusato di reati gravissimi. Farà la fine di Beretta? E uno mi può dire, scommetto su YouTube, leggo, ma l'hai fatta te la trattativa. No, l'ho fatta fare la trattativa.